Per fare questo tratto separatamente il numeratore e il denominatore. Il numeratore si risolve proprio facilmente, basta mettere x maggiore di 0 e finisce così. Appena lo scrivo già finito. Per quanto riguarda il denominatore, intanto mi riscrivo 3 per 9x più 5 per 3x meno 2. Anche questo studio quando è maggiore di 0. Ok, da qui faccio subito una sostituzione con t e dico che 3 alla x è uguale a t. Allora qui diventa 3t quadro più 5t meno 2 maggiore di 0. Ok, arrivati qui devo risolverla. Quindi delta uguale b alla seconda meno 4ac uguale 25 meno 4, 3 e meno 2 uguale 25, 4 e 2, 8, 3 per 8, 24. Quindi più 24 che mi dà 49. Allora questo è 7 alla seconda. Ok, adesso posso fare t1,2 meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a, quindi meno 5 più o meno la radice di delta che è 7 fratto 2 volte a che è 6. Ok, da qui si distinguono due casi, meno e più. Meno 5 e meno 7 mi danno in totale meno 12 fratto 6. 7 meno 5 mi dà 2 e quindi ho 2 sesti. Quindi questo è meno 2 e questo è un terzo. Ora, in realtà come prima, quando ci sono valori negativi e si tratta di esponenziali, non mi serve a niente considerarli, cioè avrei potuto non calcolarlo già dal momento in cui mi sono accorto che è negativo. Andiamo a vedere subito perché. Allora, qui guardo il maggiore, vedo che dunque le soluzioni devono essere esterne, cioè si deve verificare che t è più piccolo di meno 2 oppure t è più grande di un terzo. Naturalmente non ha senso dire t più piccolo di meno 2 perché t è un esponenziale, non sarà mai più piccolo di un numero negativo. Allora l'unica alternativa è questa, ma mi ricordo che t in realtà vuol dire 3 alla x maggiore di un terzo, ma un terzo lo posso riscrivere come 3 alla meno 1 e allora dico x maggiore di meno 1. Questo qui è la soluzione del denominatore. Attenzione che adesso devo unire numeratore e denominatore, quindi grafico, numeratore, 0 e meno 1 sono i valori. Numeratore mi dice vai dopo 0, denominatore mi dice vai dopo meno 1. Linea tratteggiata dove non ho fatto questo discorso. Prolungo e mi accorgo che qui è più, meno, più. Adesso da qui torno indietro e guardo questo. Questo mi dice che deve essere minore di 0, quindi mi interessa dove è negativo. Allora è negativo qui in mezzo, perché qui c'è il meno. E dunque posso concludere che x deve essere compreso tra meno 1 e 0. E dunque questo è il mio esercizio visto tutto insieme.